Ciao a tutti e benvenuti in questo video. Nel video di oggi completeremo il gioco che abbiamo iniziato ieri su Instagram. Per chi non lo sapesse, ieri sulle storie di Instagram ho fatto un sacco di domande, di sondaggi e proposte per fare un disegno. E quindi in realtà il disegno che vedremo oggi l'abbiamo fatto insieme io e chi ha votato ovviamente. E quindi intanto ringrazio tutti quelli che hanno partecipato, io mi sono divertita tantissimo e spero vi siate divertiti anche voi, spero di farne un altro in futuro, un po' più elaborato, un po' più pensato, perché è stata una cosa abbastanza del momento e comunque penso sia venuto abbastanza bene, cioè io mi sono divertita a fare tutti quei sondaggi e è stata una cosa bella. Poi il disegno è venuto quel che è venuto, io spero che vi piaccia. Comunque io vi lascio il disegno e vi lascio anche i risultati del, dei sondaggi vari. Ci tengo a specificare che quelli che ho fatto con la barra del mi piace, i risultati non li ho calcolati con la media, ma ho contato ogni voto, cosa aveva votato e poi ho preso appunto il voto vincente. Quindi vi lascio al disegno. Vi ho messo i sondaggi in sovrimpressione, di alcuni vedete il risultato, di altri no, è perché io per sbaglio ho votato certi, abbiate pazienza. Potete trovare anche le storie, queste qui, nel mio profilo sulle storie in evidenza, se volete soffermarvici un po' di più e dargli un'occhiata un po' meglio. Alla fine poi c'è il risultato di tutti i sondaggi vincitori e quindi potete capire come e perché ho fatto certe cose magari sul personaggio. Allora, lasciatemi dire innanzitutto un paio di cose riguardo al disegno e allo svolgimento. Intanto è più difficile di quanto sembri creare personaggi originali, cioè da zero, perché come ben sapete, o immagino sappiate, la maggior parte dei miei disegni sono ritratti e io che copio personaggi, quindi fan art e robe del genere. Quindi di solito io ho un disegno già pronto, cioè io copio una cosa già fatta, non devo inventarmi cose, devo fare quello che vedo. Invece, nel dover fare un personaggio da zero, ti rendi conto magari quali sono le tue lacune, cioè ho difficoltà, per esempio, con le proporzioni, più che altro devo studiarmi un po' di più il corpo umano, ecco. Quindi questo probabilmente è una cosa che inizierò a fare più spesso, cioè personaggi originali e cose del genere, dato che di solito io mi impunto su una cosa per migliorare, tipo i ritratti, tipo colorare. Ecco, adesso potrei impuntarmi un po' di più sui personaggi originali appunto per il fatto del dover migliorare in questo. Passiamo ora allo svolgimento del disegno. Come potete vedere, in questo momento sto inchiostrando su una tavoletta luminosa. Perché? Allora, prima di tutto ho fatto la bozza su un foglio, ma dato che in realtà voi non l'avete visto, ma io ho cancellato un altro paio di personaggi prima di arrivare a questo, il foglio su cui avevo fatto la bozza era ehm, orribile, cioè era impensabile continuare a disegnare su quel foglio, quindi ho inchiostrato su un altro foglio aiutandomi con la tavola luminosa. Quindi poi l'inchiostrazione devo dire che in realtà è venuta abbastanza bene, anzi bene. Di solito tendo a rovinare sempre qualcosa inchiostrando, tipo mi scivola su un occhio e faccio un occhio storto, robe del genere. Invece è andata piuttosto bene e poi successivamente ci sarà la colorazione che vedrete tra poco. Cosa voglio dirvi che non mi piace su questo disegno? Allora, potete vedere lì, esattamente lì c'è un boccolo stranissimo che sembra la coda a sonagli di un serpente a sonagli, cioè è orrendo, solo che l'avevo iniziato e mi era venuto uno schifo e quindi ho detto, boh, non so cosa faccio, lo faccio diventare qualcos'altro, ma non poteva diventare nient'altro, quindi alla fine l'ho lasciato lì e l'ho allungato un po' però adesso se ci pensate, se quel ciuffo di capelli non fosse un boccolo, dove arriverebbero quei capelli? Fin dove? Fino al ginocchio. Quindi avrei dovuto fare tutti i ciuffi boccoli. Quindi sì, ho un po' carnatoli, un po' tanto, ok? Però pazienza. Comunque invece della colorazione sono sempre molto contenta perché a me piace colorare e quando coloro poi di solito il disegno diventa un po' più carino o comunque a me piacciono i disegni colorati in generale, cioè
se io devo leggere un fumetto preferisco leggerlo a colori che in bianco e nero. Infatti One Piece non lo sto più leggendo perché non trovo più fumetti a colori. Vabbè, comunque vi lascio con la fine del disegno. Spero comunque che vi piaccia. Se vi piace, mi raccomando, condividetelo. Anzi, se vi siete anche divertiti rispondendo ai sondaggi, fatemelo sapere nei commenti magari e condividetelo con i vostri amici, ditegli che è stato divertente, quello che volete, magari li coinvolgiamo. Vi ringrazio ancora davvero tantissimo per aver guardato il video, per aver partecipato e ci vediamo col prossimo disegno o col prossimo video. Un bacione a tutti.